Me l'avete chiesto nella community, eccolo qua, questo è il primo video su Notion. Sarà un video un po' diverso dal solito perché appunto sarà il primo di una serie e quindi sarà una overview di questo strumento. Cercheremo di capire perché sono tutti pazzi per Notion, perché chi lo utilizza non può più farne a meno, cos'ha di speciale questo software. Quindi non ci resta altro che guardare questa presentazione e cercare di capire un po' più nel dettaglio che cosa si può fare con Notion, a chi può servire, eccetera eccetera. Questa overview appunto ci permetterà di capire che cos'è Notion, ovviamente, a chi può servire, che cosa si può fare con questo software e perché utilizzare proprio Notion. Quindi partiamo con il primo punto. Che cos'è Notion? Utilizziamo allora la definizione che possiamo trovare nel sito di Notion, che dice un workspace, tutti i team, siamo più di un documento o di una tabella, personalizza Notion per lavorare nel modo che vuoi. Sostanzialmente Notion è come se fosse un foglio bianco, nasce come tool per prendere note, per prendere appunti, ma può fare molto di più di questo. Quindi una persona che dice ma che cos'ha di speciale un programma per prendere note, spero che con questo video capirà invece le potenzialità che ha Notion. Chiaramente non le vedremo all'interno della piattaforma, questo lo vedremo nei prossimi video, però inizierò a elencare tutte le cose che si possono fare. A chi può servire? A te potrebbe servire Notion? Beh, se sei per esempio un lavoratore freelance o uno studente o una startup o semplicemente hai un team di lavoro, ma non solo. Infatti ho scritto che può servire e serve a chiunque voglia organizzare meglio diversi aspetti della propria vita lavorativa e non. Può servire per organizzare appunto il tuo piano di studi, può servire per organizzare le tue attività sportive, può servire per tantissime cose anche al di fuori dal lavoro. Chiaramente proprio per le funzioni che ha si presta molto bene a organizzare progetti, task e lavoro in team. Quindi che cosa si può fare all'interno di Notion? Beh, sicuramente si possono creare delle note, creare delle liste e questo è un po' la parte più superficiale. Ci permette ovviamente di scrivere anche degli articoli, inserire delle immagini e tutte queste cose, ma non solo. Non solo perché ci permette soprattutto di creare dei database. In questi database possono avere diverse view, quindi ad esempio possiamo creare un database che si può vedere come tabella, un database che si può vedere come un Kanban, quindi a livello di board, dei database che possiamo visualizzare come una timeline, quindi può servire per capire a che punto si è di un progetto. Come gallery ci sono molte altre view e questo già fa capire le potenzialità di questo strumento. Inoltre i database possono essere relazionati tra loro e quindi si vanno a creare sia tramite le relazioni che con le formule delle tabelle avanzate, quindi molto più professionali, quindi che ci permettono di aggiungere un dato su una tabella che poi andrà a modificare le altre, eccetera eccetera. Questa sicuramente è una delle funzionalità più interessanti di Notion e che ci permette anche maggiore flessibilità per la creazione delle nostre dashboard. Poi che cosa si può fare? Si possono aggiungere dei widget che si possono trovare anche su altri siti come countdown, orologi, calendari, eccetera eccetera, e soprattutto è possibile integrare Notion con altri strumenti grazie alle API. Questo ci fa fare lo step in più, quindi fa in modo tale che Notion diventi proprio
il centro della nostra attività in automatico. Quindi in sostanza cosa si può fare? Si possono creare delle dashboard personalizzate, quindi può diventare l'unico strumento o comunque uno dei pochi strumenti, perché ne può sostituire davvero tanti, con il quale hai una visione dei tuoi progetti, dei tuoi task e, come abbiamo detto, di tutto quello che ti può interessare, sia a livello lavorativo sia a livello personale. Infine, perché proprio Notion? Prima cosa si può dire è gratis per il piano personale fino a 5 utenti guest. Se invece si vuole lavorare in team ci sono chiaramente dei piani a pagamento. I prezzi tutto sommato sono accessibili e appunto il piano gratuito può andare benissimo per tutti i freelance, gli studenti, le persone che lo vogliono usare per organizzare gli aspetti della propria vita e non usarlo magari in team di diverse persone. È flessibile e personalizzabile. Usare Notion è come utilizzare carta e penna, con l'aggiunta delle automazioni e dei database, delle tabelle diciamo avanzate. Quindi è possibile, e lo vedremo nei video successivi, creare un ambiente totalmente personale, totalmente a proprio gusto e in un modo molto flessibile. Notion inoltre ha sia un'app mobile che un'app desktop e si può utilizzare ovviamente anche dal proprio browser, quindi fare una modifica nel proprio account da una parte sarà ovviamente anche riportato sull'app che sia desktop o mobile. Ultimo punto, ma secondo me una delle cose più interessanti e più importanti è proprio questo della community e dell'ecosistema che c'è intorno a Notion. Mi viene un po' da pensare all'equivalente di Elementor per quanto riguarda i visual builder su WordPress. In sostanza ci sono tantissime persone che utilizzano Notion e soprattutto tantissime persone che sono molto entusiaste di utilizzarlo, che creano tutorial, che creano dei template, che è una cosa molto interessante, che si aiutano fra di loro, che rispondono a domande, eccetera eccetera. È una community tra l'altro molto riconoscibile perché spesso utilizzano degli avatar in bianco e nero, le icone in bianco e nero stile Notion appunto, e quindi è molto importante secondo me anche questa cosa. Per questo primo video, per questa prima overview è tutto. Ovviamente andremo avanti a parlare di Notion nei prossimi video. Se ti interessa l'argomento, seguimi sul canale YouTube e sulle varie community di Lifetime Deals Italia. Metto tutti i link in descrizione. Ovviamente se hai qualsiasi domanda lascia pure un commento qua sotto. Ci vediamo al prossimo tool.